Uno dei materiali più importanti e più complessi da settare è il materiale per le tende. È comunque un materiale molto importante perché la tenda è un oggetto che dà molto realismo alla scena e serve anche per eventualmente mitigare la forza del sole che proviene dall'esterno della stanza e entra nell'interno. La tenda è comunque, abbiamo detto, un materiale particolare perché dovrebbe lasciar penetrare la luce, in quanto se io ad esempio ho preso questo materiale tenda che è un normalissimo materiale, andando a lanciare il render, noi vediamo che pur la luce del sole punta verso questa finestra, non riesce ad entrare all'interno della stanza appunto perché il materiale non permette alla luce di passare. Solitamente ci sono vari metodi per poter creare una tenda. Uno dei più utilizzati è quello di ricorrere al materiale two-sided, che solitamente viene utilizzato per creare materiali traslucidi che appunto lasciano passare la luce. Tuttavia esiste anche un metodo molto semplice per trasformare un qualsiasi materiale in un materiale non traslucido, ma che lascia comunque passare la luce. Infatti, partendo da questo materiale che, come abbiamo visto, non lascia passare la luce, abbiamo qui il canale opacity. Nel canale opacity, se andiamo a caricare una mappa bianca e nera, il canale opacity permetterà di rendere trasparente la parte nera dell'immagine. Io ad esempio qua ho un'altra immagine di riferimento che ha un canale opacity nel quale c'è una mappa appunto che raffigura tipo la trama di un tessuto. Questi qui sono proprio i materiali standard contenuti all'interno di Purei, quindi anche voi dovreste avere questo materiale nella sezione Fabric, Mesh Fabric C02 30 cm. Questa mappa, se io la tasto destro copy, quindi la copio, passo nel mio materiale, nel canale opacity, tasto destro posso copiarla o come copia o come istanza. La differenza è che copiandola come istanza i due materiali sono legati, quindi al cambiamento di una mappa cambia anche nell'altro materiale. In questo caso a me non interessa che ciò avvenga, quindi posso mettere anche past copy. Voi già vedete mm, che anche l'anteprima, vedete che comincia a diventare semi trasparente. In questo caso, se vado a lanciare nuovamente un render, vedrete che la situazione è diversa. Quindi vedete che la luce ora in questo caso riesce ad entrare nella stanza passando attraverso i fori contenuti nella mappa di opacity. Quindi con questo sistema, quindi volendo uno potrebbe utilizzare questa mappa per qualsiasi altra texture, con questo sistema è possibile quindi senza creare un materiale two-sided, diciamo che prevede dei settaggi un po' più particolari, ottenere immediatamente una tenda traslucida e quindi in realtà non è traslucida perché il materiale non è traslucido, ma tramite la mappa di opacity lascia passare la luce. L'unica cosa, l'unica accortezza che dobbiamo avere è andare
diciamo, nelle proprietà della mappa ed eventualmente scalare correttamente la mappa rispetto alle dimensioni dell'oggetto sul quale andiamo ad applicare la mappa. Quindi andare a giocare con il ripitto U e V del pannello per settare correttamente la dimensione della trama del tessuto proporzionale eh, alla dimensione dell'oggetto al quale andiamo ad applicare quel materiale.